142. Meno 5, 4, 3, 2, 1. Ente italiano audizioni radiofoniche. EIAR. Dalle ore 22:35 del giorno 26 maggio alle ore 3:45 del giorno successivo, il nemico ha sorvolato la città di Messina con aerei susseguentisi in 2 ondate, che hanno colpito il Duomo, l'edificio della Regia Università e abitazioni civili. Particolare è stato l'accanimento del nemico nel colpire il Duomo. Furono lanciati sulla casa di Dio molti spezzoni incendiari che provocarono immediatamente l'incendio della copertura. Fanfara che accompagni il reggimento, tra fiori e canti, tra baci e pianti, sussurra la canzone con il vento alla mia bimba che sul monte aspetterà. Oh, bella Rosalpina, tu sei quella montanina che mai più si può scordare. Oh, cara brunettina, la tua bocca corallina quanti baci fa sognare. Sorridi amore nel pensar che noi si va per conquistare e in ogni cuore nel marciar c'è scritto vincere per farti un grande ancor la patria e dirti allora: oh bella Rosalpina, ti farò la mia sposina non appena tornerò. Ironia della sorte. Qui, dove la propaganda sovietica aveva accumulato il suo velenoso materiale, i soldati italiani alimentano per i loro camerati la fiamma della fede comune. Vari sono i titoli, ma uno è il sentimento che essi esprimono. Mondo paese di pace, paese di sole, dove trascorrere tutta la vita vorrei, dolci sentieri di sogno fra tenere aiuole, angolo di paradiso chissà dove sei. Vado a Zondo dove il cielo è sempre blu, ho dei passeri che svolazzano sopra gli alberi e mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh vado a Zondo col mio cuore sognator, e girondolo per i viottoli dove olettano sulle fronde 1000 fior che parlano d'amor. Questo è il paese dell'eterna primavera, è il paradiso dove è nato il nostro amor. Per le tue strade il cuore insegue una chimera, mi sento l'anima leggera, bianca e pura come un fior. Vado a Zondo, me ne vo di qua e di là. In un centro agricolo, per festeggiare l'abbondante produzione di frumento, si è tenuto un caratteristico concerto sull'Aia prima della trebbiatura. Canti villerecci si levano dall'alto della trebbiatrice, in presenza di un pubblico di contadini. Al termine del concerto si inizia alacremente la trebbiatura. Perché l'Italia in marcia le sue schiere e lo straniero scaccia dal suo mare, coi gagliardetti al vento e le bandiere, tutto il suo popolo esultando va. A fronte alta portimi la mano, sorridi e canta se ti dico addio, poi con la flotta me ne andrò lontano e la vittoria batterai la mio ardor. Prenditi questo mio fiore, appuntalo sul petto e non tremare. Prendilo, è un ciclamino, l'ho colto tra i più belli del giardino. Se tornerò col segno del valore, lo porteremo insieme sull'altare. Prenditi questo mio fiore, appuntalo sul petto e non tremare. Il vice segretario del partito Ravasio, accompagnato dal federale dell'Urbe, visita la mostra mobile del fascismo, destinata ad un primo giro di propaganda. Si tratta di 25 grandi tavole dimostrative suddivise in molti quadri, episodi e illustrazioni grafiche e fotografiche, nelle quali sono riassunte in chiare sintesi le realizzazioni del fascismo dal dopoguerra ad oggi. Per tutta la giornata la mostra è stata meta di una grande folla di visitatori. È primavera, svegliatevi bambine,
alle ascine messere aprile farruga cuor, e a tarda sera, Madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace Madonna dice non ne capaci, baciarle piace, che male c'è, è primavera. I nostri trasporti, invece di tornare vuoti dalla Libia, giungono carichi di prigionieri inglesi o al soldo dell'Inghilterra. In una nostra base è arrivato e sbarca un primo contingente di ufficiali e soldati britannici catturati nelle ultime azioni e che, per confessione stessa di Londra, superano i 50.000. Voglio vivere così, con la sola in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder la via del monte, perché questo incanto non costa niente. Odia mordentemente quel russello impertinente menestrello dell'amore. La fiorita delle piante tiene in festa sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, alla sola istante, e felice canto per me. All'ultimo allarme mia moglie, per svegliarmi all'oscuro, per poco non mi leva un occhio. Dico, porca miseria, un'altra svegliata così mi ciechi. Dice, che gli fa? Tanto all'oscuro non ci si vede niente. Tutto a un tratto sento cadere una cosa per terra. Dico, che? Dice, niente, volevo accendere la luce sul comodino, mi è cascata la bottiglia dell'acqua per terra, ma non si è rotta mica. Dico, ma non è la bottiglia, ma che te metti a accendere la luce con la finestra aperta, ma lo fa fare contravvenzione? Dice, ma non lo senti giù che stanno gridando? Luce, luce, dico, stanno gridando luce, ma vogliono dire scuro. Dice, perché? Dico, che ne so, non ho capita mai neppure io questa cosa. Ora sei stata al bagno, l'hai spenta la luce? Dice, sì. Dico, come hai fatto che non mi fido? Dice, ho chiuso prima la finestra, poi ho girato la chiavetta, ho fatto quello che dovevo fare, ho rigirato la chiavetta, ho riaperta la finestra. Dico, sei sicura? Dico, per essere sicura prima di uscire gli ho dato un'altra girata. Oh, non ve muovete voi donne che fate danno, ora ti faccio vedere io come si fa tutto in un minuto. Vado per mettere i piedi per terra, li metto sulla bottiglia dell'acqua che sta orizzontale, blum, vado lungo. Si sente fa ben, mia moglie dice, oddio, già cominciano. Dico, no, sta tranquilla, sono stato io che ho dato una capocciata al cretensone, dice, meno male. Dico, che bellezza, porca miseria, qui la luce non si accende, hanno levata, sbrigamoci a vestirci. Se a te non ti sembra vero, eh? Dico, perché? C'è per vedere la signora del terzo piano che c'ha la vestaglia scollata. Dico, ma non diste stupidaggini, infalaggi, la gelosa, piuttosto sbrigame se hanno giù, se no ci si prendono tutti i meglio posti sotto il muro maestro. Dico, adesso dove saranno i vestiti? Avevo detto, mettiamoli bene, tu no, dice che ti vesti, e no, vado giù nudo, sai quanto sono bello con sta pancia? Porca miseria, dico, qui non ci si vede niente, che è questo? Questo qui va dentro al comodino, te l'ho detto 50 volte. Mo va a trovare i calzini, dove sono i calzini? Dice, che te metti i calzini? No, mi faccio venire a bronchito, porca miseria, ma dove staranno? Sento che mi stanno vicini, non mi riesce a trovarli. Dice, guarda un po', questa mi sembra la maglietta. Dico, allora quelle che c'ho mani io sono le mutande. Me le metto, dico, ma com'è? La maglietta mi sta corta e c'ha le maniche lunghe, le mutande non mi vanno entrambe, si sono rotte tutte. Dice, te sarai messe quelle del pupo? Dico, no. Dice, all'oscuro che ne sai? Dico, non so del pupo, sono asciutte. Porca miseria, mi sono messa la maglietta al posto dei mutande e i mutagli al posto della maglietta. Dice, beh, tanto che la vestaglia sopra non si vede niente, andiamo, sbrigati a prendere quello che devi prendere. Dico, cosa devo prendere? Dice, ma non lo sa che devi prendere? La bottiglia, il cognac, i biscotti, i filoncini con i patate a tocchetti, le maschere, il piccone, la pala, la sabbia, la rena, le coperte, la cannella. Dico, i mobili li portiamo giù, così non ci pensiamo più. Mamma, svelta, mettete la muserola ai ragazzini e il cappottino al cane. Dico, ma mi sbaglio pure. Dico, la muserola al cane e il cappottino ai ragazzini, prendete la chiave di casa, chiudete il tubo del gas e andiamo, che non è niente, venite appresso a me. Oh, così, state tranquilli. Attenzione dove mettete i piedi. Mia madre dice, ma non ci andiamo giù e tanto non succede niente, dico andiamoci, ormai il portiere ha preparato tutto, se io non ci va, dico, se la prende a male. Non c'è fretta, Catari, quando parla mi ha sentito. Certa gente gli aveva presso per arrivare, ma più è presso si è dovuta ritirare. Non si deve esagerare, che figura, mamma, chi va piano, arriva sempre Catari, e perciò non è lontano che lo giorno di chi. C'è calmi e abilità, ma l'Italia vincerà. Per le strade imbandierate passerà con fiero ardor il soldato italiano che ritorna vincitore. Piano, Catari,
adatta, fagli, e pressa, facetta, e figlia, cieca. Rocca di Papa ha invitato e ospitato 100 gloriosi mutilati e feriti della nostra guerra in occasione della festa dell'uva. Le commosse ed entusiastiche accoglienze della popolazione. Le piccole italiane tra i feriti. Mi parlerò d'amore e sfoglierò una cosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò d'amore con voce sospirosa, non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Dammi i tuoi colli bassi, splendidi forte a te, chiudi i tuoi begli occhi amorosati, voglio sognare con te. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa. Una rapida visita alla prima mostra di conigli coltura inaugurata a Torino. Vi sono presentati tra l'altro 1200 esemplari di questo prezioso animale, così utile ai fini dell'approvvigionamento delle carni, delle pellicce, dei cuoi e dei tessili. E vi è posto in rilievo quanto si è fatto e si farà in Italia per lo sviluppo di questo allevamento. Gli esemplari esposti passano all'esame della giuria. Il coniglio fornisce anche un'ottima pelliccia. Io e te questa sera andremo alla fiera, che felicità per noi sarà, io la pregusto già. Con te sulla giostra farò bella mostra, tutto girerà, se forte andrà il fiato mancherà. Poi felici insieme sull'otto andremo per aria sole a navigare, avremo illusioni in quel frantuoso di andare il cielo conquistare. E poi se per sbaglio andremo nel seraglio, riderò con te nell'osservare il buffo scimpanzé. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1942 Nino Amorevoli e il duo Gianni Ramiro, Ernesto Bonino, Luciano Pellegrini, Alberto Rabagliati, Ferruccio Tagliavini, Aldo Fabrizi, Nino Taranto, Wanda Osiris, Carla Stella. Radio Days di Pachito del Bosco è curato da Fiorella Lozzi. Realizzazione di Paola Damiani. L'occhio è di vetro, ci ho fatto un disegnino con le strisce di carta che mi stanno male. A un certo momento da un'altra cantina arriva un giovanotto tutto agitato, dice: c'è qualcuno qua che ha un cordiale, qualche cosa, di là una signora si sente poco bene. Io tengo la bottiglia del cognac, dice: meno male, date qua, e si attacca alla bottiglia. Dico: ma che fate? Dice: se sapeste come mi fa male a vedere le signore che si sentono poco bene. Quando ascolto alla radio una canzone che sa parlare d'amore, pensando a te sento che in me batte più forte il mio cuore, quella voce cantando con passione dice con dolce sospiro: tu devi amare, devi sognare, amore non soffrire. Pensandoti in quell'istante chiudo gli occhi per sognare, e sembra che stretto al cuore tu mi parli d'un grande amore, quando ascolto alla radio una canzone. Un notevole contributo all'autarchia alimentare. Il riuscito esperimento di un allevamento d'oche in una zona acquitrinosa sulla sinistra del fiume Taro, all'altezza dell'abitato di Modesano. Senza nessuna integrazione di alimento, le oche, cibandosi delle erbe palustri della zona, degli insetti e degli altri detriti organici, hanno raggiunto un peso medio di 5-6 kg. Da quando sei partita sono mesto, non mangio più, l'amore mi rattrista.
sta, agio perduto ad essere la pasta, e ho duplicato non mi voglio dare. Un dubbio mi balena nella mente, ad essere delle pigliate tu. Ah, se hai fatto questo sei una puzzolente, non me la vada la pasta pur ragù. Cosima, sono malato d'asma. Cosima, ma vivo d'ottimismo. Penso ritornerà la Cosima, io bacerò la Cosima e fra le angosce morirò. Così. Mentre gli uomini danno il loro contributo di sangue alla patria sui vari fronti, le donne, operaie e mobilitate, danno la loro preziosa e instancabile opera nei vari reparti dove si costruiscono i velivoli. Nel reparto saldatura le donne ormai pratiche svolgono una intensa attività, tutte comprese del compito loro affidato. Anche nel montaggio dei motori è preziosa l'opera di collaborazione prestata dall'elemento femminile. Così, anche in questo delicato quanto duro lavoro d'officina, la donna italiana sa essere degna delle sue grandi tradizioni di patriottismo, di attività e di assoluta dedizione al dovere. In un'isola verde blu, la casetta che sogni tu, forse c'è. A quell'isola in mezzo al mare, in barchetta dobbiamo andare, sai perché? Notte di soli, con le mani nelle tue mani, fino all'alba dell'indomani, notte di, mentre a te ti usignoli, un motivo ti canteranno, le tue labbra sorrideranno, solo a me. Per passare le giornate sfoglieremo margherite, per sapere dalle fate cos'è l'amore, fino a che le tue pupille verso l'alba con le stelle s'addormentano tranquille su questo cuor. Notte di soli, con le mani nelle tue mani. Una squadra militare italiana ed una squadra militare tedesca si misurano in fraterna emulazione in un incontro di calcio, organizzato in onore dei feriti del convalescenziario di Nettunia. La squadra italiana segna 3-0 sulla squadra germanica. La luce del giorno si spegne nel cielo, la luna in un velo s'affaccia a guardare. Silenzio d'intorno, la mamma stupita, nel sogno una vita rivede passar. Buonanotte mamma, buonanotte, il tuo bimbo sogna ancora come quei dì. Ninna nanna canterai e nel sogno rivedrai senza fatto sempre piangere così. Contro questa Italia tesa nel culto delle sue memorie eroiche, l'odio nemico si è accanito colpendo con cieca furia chiese, ospedali, monumenti artistici, scuole e abitazioni del popolo. Una schiacciante testimonianza della barbarie nemica che resterà incancellabile nell'anima del popolo e dei combattenti italiani. La reazione delle popolazioni nelle fiere parole dei gerarchi delle città colpite. Non passa più, povero cuore mio, non passa più, perché mi ha detto addio. Ricordi e rondini svaniscono lontano,
non passa più, non passerà mai più. Stelle, ma chissà le stelle, se ricorderanno chi non c'è. 1000, ne contammo 1000, e poi cadde in braccio a me. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1942 Rodolfo De Angelis, Pippo Starnazza, Alberto Rabagliati e Dea Garbaccio, dando luminosi esempi di spirito di sacrificio e disprezzo del pericolo. In Sicilia essi hanno messo l'elmetto del combattente e giorno per giorno, ora per ora, assicurano il funzionamento del servizio ferroviario sia per le esigenze militari che per quelle civili. Bombardamenti e mitragliamenti non sono riusciti finora a fiaccare il loro ammirabile senso del dovere, la loro innata devozione al servizio, e molti, dai più alti ai più umili gradi, ingegneri, capistazioni, macchinisti, fuochisti, cantonieri, militi ferroviari, sono stati portati all'ordine del giorno della riconoscenza nazionale col conferimento di decorazioni al valor militare e al valor civile. Sei tu, palombella bianca che da lontano qua giù sai portar speranza chi spera invan. Per me, emigrante triste nel mio vagar, da te voglio solo il bacio d'un focolare. O messaggera, o palombella bianca, a primavera l'alma sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata, dove il mio cuore un dì t'ha ritrovata, con i dolci... Campo Imperatore sul Gran Sasso, grande centro turistico invernale ed estivo, è stata istituita una stazione di riposo per i nostri feriti. Dei pasti abbondanti completano la rigenerazione fisica di questi eccezionali ospiti. Guarda, primavera è rifiorita nel fulgido manto degli alberi in fiore. Io vorrei così tutta la vita godere l'ire canto sublime d'amore. L'usignuolo canterà al vento che ripete t'amo, ti voglio, ti bramo per me, l'eco ancora risponderà. Il canto della primavera, anch'io con te vorrei volare sull'albero fiorito fin lassù, e uniti al fin poter sognare, nascosti in mezzo ai rami cinguettando tu per tu. L'usignuolo canterà. I nostri soldati al fronte russo sono avvicendati e tornano in Italia. Ad una stazione di confine le donne fasciste porgono ad essi un pacco dono ed il primo benvenuto della patria. In apposite sedi i reduci ricevono ogni conforto igienico, dal servizio di parrucchiere ai bagni. I soldati prima del bagno si svestono in appositi spogliatoi e gli abiti sono portati a sterilizzare con un procedimento elettrico. Mentre gli abiti si sterilizzano, i soldati si ristorano con un buon bagno. Scarpe e valigie subiscono invece una disinfezione a spruzzo. Tutta azzurrata oggi, ogni città è più bella, anche nel cielo così, brilla di più ogni stella, quella luce folgorante, gialla, rossa, verde, blu, era troppo disturbante per la balda gioventù. Con tutto quel lucore spegnevasi l'ardore, come
Com'è bello passeggiare nella fitta oscurità con colei che puoi trovare per le vie della città. Il suo volto non si vede, la sua voce vellutata, la tua mente allora la crede bella come l'ha sognata. Ma se suona la sirena e con lei ti tocca andar, zitti zitti, piano piano, senza tema, senza indugio, al chiarore del rifugio hai finito di sognar. Sul fondale dei nostri principali porti sono stati individuati dei grossi depositi di ottimo carbone fossile, formatisi nel lungo andare degli anni durante lo scarico delle navi carboniere. In un solo porto se ne sono finora estratte 30.000 tonnellate. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanta sorte che non cederà, non sfiorirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuor, povero amor. Forse te ne andrai d'altre donne, le carezze cercherai, ahimè, e se tornerai già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può. Per iniziativa del Ministro della Cultura Popolare si è svolto al Teatro Quirino uno spettacolo per feriti e per le famiglie dei richiamati del Ministero della Cultura Popolare, al quale hanno preso parte noti artisti del teatro, del cinema e della radio. Lucia D'Alberti, stella di varietà. Anna Magnani, attrice del cinema e delle riviste. Virgilio Riento, un beniamino delle platee cinematografiche. Orlando Totò, alle prese con una modernissima Angelica. E De Sica. Senti tu nell'aria una canzone palpitare col mio cuore. Senti tu quest'anima vibrare, delirare di passione. Dimmi cos'è quest'amor che rivive in me. Senti tu nell'aria una canzone palpitare per te. Senza parole il mio cuore fa. Ed ecco Beniamino Gigli, signore del bel canto. Quella torre antica, una rondine amica, allo sbocciare del mandorlo è tornato. Ritorna tutti gli anni, sempre alla stessa data. Monti e mari e sta barca è per me. Mia piccina, tutti tutta la mia vita. Risparmiamo un pochetto di carbone, era 3 giorni che non accendevamo la stufa. Veramente non faceva nemmeno tanto freddo, però dato il tempo piovoso si era inumidita tutta casa. Così dico oggi bisogna tenere la stufa accesa un par d'ore perlomeno, così mandiamo via un po' di umidità e ci asciuttiamo la biancheria. Mia moglie entrò nel bagno e riuscendo dopo 5 minuti dice: fatto, la stufa è a posto. Noi aspettando che piasse bene, se chiudessimo tutti in cucina per stare più caldi,
Mica perché in cucina c'è il fuoco acceso. Se sta caldi così, per via che siccome siamo 5 persone e il cane, la cucina è larga 1,5 metri, la porta e la finestra chiuse, dopo mezz'ora te muori di caldo di prepotenza. Basta, a un certo momento mia madre diceva, sentite come ha preso bene. Infatti si sentivano gli scrocchi della legna che ardeva. Ah, dice che bellezza, averci l'autonomo. Dico sì, ma vedete, c'è il fastidio del fumo. Dico, boh, guardate, già sta entrando dagli spiragli della porta. Dice, la legna umida, non c'è da peggio. Mia moglie a un certo momento diceva, a me mi pare una sentina puzzetta da bruciato, dico, non saranno i patate a tocchetti. Mia madre dice, ma va, bello de mamma, è mezz'ora che stanno sul fuoco, ancora se la squagliare quel pochetto di burro. Poi mia moglie, dico, a proposito, ha messo intorno alla stufa le camicie, le mutanne, i pedalini, dice sì. Dico, beh, va a guardarsi i suoi asciutti che c'è un appuntamento. Mia moglie va da là, sentiamo uno strillo, dice, correte!